un orgasmo. I brividi c'ho. Stai scendendo sotto casa. Tanto non la trovi così. Ah! Fatevela. Sognate una cotoletta così. Cioè, ragazzi, sto sognando. Oggi parliamo di cotoletta, ma quando parliamo di cotoletta si pensa sempre a quella milanese. Ma c'è una cotoletta, ma goduriosa più di quella milanese. Sapete qual è? La bolognese. Perché loro hanno fatto l'upgrade, quello che ancora rende più goduriosa. E qual è? Te devi vedere il video fino alla fine, se no te lo dico. Soprattutto ci vuole questa, la ciccia bella, quindi abbiamo una costata bella alta di vitello da latte. Poi abbiamo l'arricchimento che hanno fatto i nostri amici bolognesi, il parmigiano. Poi abbiamo il prosciutto di Parma, guardate qua, tagliato sottile come si deve. Ok, lo lasciamo qua dentro così non si rovina. La panatura, io ho usato il panko, non pan grattato, ma potete usare anche un pan grattato fatto bene, bello un po' grossolano, non troppo sottile. Le uova per far aderire la panatura e poi abbiamo la farina. Poi che cosa mancano? Due cose importanti: il brodo, perché va bagnata col brodo, strepitosa, e poi altra cosa importante, il burro per friggere la nostra cotoletta. Quindi adesso rilassate, ti fai tagliare la ciccia così dal macellaio. Questo è l'osso, quindi la costa. Normalmente che fa il macellaio? Ti taglia la ciccia, la larghezza di questa costa. La larghezza di questa costa è così, quindi sto pezzo di ciccia non te lo dà. Tu che fai invece? Dici guardami a me macellaio, oltre alla costa mi dai pure il pezzo di ciccia prima di arrivare all'altra costa, ok? Perfetto, mi avete capito? Qui ci sta l'altra costa attaccata, quindi diventa un bel pezzo importante, perché te la mangi una volta, questa la condividete, non è va mangiata da soli, no? Perché questa qua a occhio e croce sono 900 grammi di carne, se tutto va bene. Cosa che dovete farvi fare, se non lo volete far voi, è questo. Qui c'è la spina dorsale, quindi leviamo questa parte qui che non ci serve. Faccio questo lavoro che lo potete fare sempre per fare al macellaio, dici oh, e dai, fammi pure questo lavoretto. Vedete che faccio? Col coltello da disosso. Poi per tutti quelli che sono malati della carne, che vogliono sapere di più della carne, vogliono stupire i loro amici, lo sapete, sulla mia accademia c'è il corso della carne che è pazzesco. Possiamo vedere gli allevamenti, vi ho fatto vedere i vari tagli, quelli che si usano a secondo quello che si va a fare, tutto il resto. Allora, questo è l'ossicino, ok? Bello, pulito, così, ok? Va tolto. Quindi adesso che cosa ho? Guardate che lavoro faccio. Lo scarnisco leggermente l'osso, la costa, perché così è più facile fare un lavoretto che adesso vi faccio vedere. Togliamo sta parte grassa, vedete, guardate, un po' la leviamo, che famo? Lasciamo tutto sto grasso, ok? Così sgrassiamo. Poi che cosa succede? Se io vado a friggerla, questa qui mi si accartoccia tutta, mi si riccia. Quindi io che faccio? Taglio un po' questa parte, così, guardate, ok? Senza entrare proprio nel centro della costata, ok? Poi c'è una bustina, io, senza che sprechiamo la carta, cioè avete presente le bustine che vi danno per i salumi che vi avvolgono? Io faccio così, la metto qua, ok? Così, ok? E incominciamo a fare il lavorino. Che faccio? Guardate, gli dà una battuta, vedete? Ok? Non usiamo altra plastica, altra roba, si recupera quello che è buono, ok? Senza che si accartoccia e si butta. Fino a quando è buono utilizziamolo. Non si batte così, ma si batte ad allisciare verso l'esterno. Vedete? E fino a qua ci siamo capiti. Poi, mo sta a voi, sto grassetto lo volete togliere? Togliamo pure sto grassetto, cioè, capito? Se volete sgrassarla un pochettino, ma è anche vero che il grasso del vitello da latte è un grasso. Sono zuccherini che sono, mamma mia quanto sono buoni. Infariniamo bene, ovunque. Lo sapete a che serve la farina? Prima di passare l'uovo? Sì o no? Scrivete. No, lo dico subito, lo dico. A che cosa serve? Serve per far aderire poi l'uovo, una volta che metteremo l'uovo, no?
così c'ha una aderenza maggiore. Qui mettiamo le uova. 1 e 2. Se è troppo denso aggiungete un pochino di acqua. Come fa mia madre? Devi risparmiare l'uovo. Mia madre risparmia pure sull'uovo. Voi che mi sente, lo sai quante me ne dice? Costata, non la fiorentina, cioè il taglio quello là a T, ok? Vedete? Ok? Sbullatina, uovo. Uovo. Qua le parti, perché se non bagniamo con l'uovo sarà il nostro collante, no? Poi via, ecco qua il panco, così cercate di curarla benissimo, vedi, da tutti i lati, vedi, la metto qua, faccio penetrare, cioè mo lasciate perdere che sto a lavorare sullo stretto e in cucina sullo stretto non si lavora mai. Qualche collega lo sa, sa pure qualche battutaccia. Allora, mo passiamo al passaggio, quello della frittura, di come friggere questa cosa. Con che cosa la friggiamo? Ragazzi, è una volta, fatelo. Come quando si fa la cotoletta maionese fatta bene. Burro chiarificato. Burro chiarificato, che ragazzi, il punto di fumo è alto, perché non c'è la caseina. E poi, anzi, scrivete nei commenti, se volete lo possiamo fare poi insieme, faccio vedere come si fa. Vi faccio vedere, se volete, la ricetta di come si fa il burro chiarificato. E ci possiamo divertire poi dopo, oltre a fare il burro chiarificato, col burro chiarificato fare delle cose fighe. Quindi scrivete nei commenti se lo volete. Che dite? Ma ci sei arrivato? Ma che devi farlo così? Io volevo fare l'educato, volevo fare, capito? Sai, così non sporchiamo sul piatto. Camera uova sono dolori, mi tocca pure tutto a me, perché so se mi fa nero, Dico bene? Con questo profumo di burro. Guardiamo a che punto sta l'olio, il burro, scusate. I brividi c'ho, che meraviglia, va! Incominciamo a farla abituare. Col cucchiaio, nappatela, come dicono quelli là forti, ok? Non fate gli assassini come faccio io. Com'è? Ah! Bella, bella, bella. Ok, guardatela. Fatevela. Sognate una cotoletta così. Se non ci avete una griglia per scalare la frittura, usate delle forchette, così la tengono alzata la nostra cotoletta. Bella, guardate che bella questa parte, ancora più bella, vai. Così, usiamo questa, vai. La mettiamo qui in sospensione, così non sta attaccata la panatura. Col grasso che scende, che succede? Diventa molliccio, noi non vogliamo un molliccio. Guardate qua che cosa faccio. Levo in parte questo burro. Ecco qua, ok? Dobbiamo fare delle preparazioni che sono perfette, perché poi il dettaglio fa la differenza. Rimettiamo qui sul fuoco, aggiungo un po' di burro pulito. Per farvi capire quello come è venuta croccante, ve la faccio sentire con la punta del coltello. Sentite quanto è croccante? Mo però i bolognesi che fanno, perché sono golosi i bolognesi, vanno a mettere sta bella cotoletta qua dentro alla padella. Sentite che rumorino che fa? Abbasso leggermente, prendo il prosciutto di Parma. Immaginate anche la sapidità a questo punto. Eccolo qua. Così, abbondante. Non ci facciamo guardare. Ormai stiamo in ballo. Balliamo ragazzi, chi è? Guarda, bello affettato, sottile. Ok? Così. Non ti puoi fermare così. Allora quindi che fai? Parmigiano. Queste sono vacche rosse, 30 mesi, a coprire. Immaginate questo parmigiano che casca sul fondo della padella, quello che succede. Un goccetto di brodo, buono.
Aspetta così. Sentite? Poi, che famo? Chiudiamo, no? Qua ci vorrebbe una campana, ci vorrebbe, mannaggia le miserie. Vediamo un po' un attimo così, perché non voglio toccare. Oh, ci adattiamo, dai, col coperchio, perché capito? Perché sennò questo qua avrebbe toccato tutto il parmigiano, me la tutta quanta la robetta. Oh, cioè ragazzi, sto sognando, vedo la tazza gialla. Questa è la mia cotoletta alla bolognese, guardate che spettacolo, ragazzi. Sono orgogliosissimo, è venuta perfettamente, bellissima. Guardate, me la ricordo perché l'ho mangiata a un'osteria a Bologna ad agosto. Non potete capire, ad agosto questa è impegnativa, però come ho goduto, come ho goduto. E questa è la mia cotoletta bolognese, guardate che spettacolo. Dimmi, voglio sapere la tua idea. Anzi, voglio sapere il tuo stato d'animo. Che faresti adesso? Stai scendendo sotto casa? Tanto non la trovi così. Ci devi perdere un po' più di tempo a trovarla così. Guarda, leviamo l'osso. Mamma mia. Io voglio partire da questo. Guarda qua che cottura. Guarda. Guarda dentro. Rosa. Che spettacolo. Ma il profumo del parmigiano è qualcosa di divino. Oh, taglio. Ah, questa andava fatta un po' riposare. Un bicchiere d'acqua ci vuole, Ghiacciato, come piace a noi. Ragazzi, qualcosa di divino. Divino. Si sente il brodo, si sente il parmigiano, si sente il prosciutto, si sente sta carne tenerissima. Vuoi godere? Questo è un modo per arrivarci prima al godimento. Guarda, è perfetta, buonissima. Rifatela, ragazzi. E se ci avete voglia di imparare di più sulla carne, prendete il mio corso della carne sulla mia accademia. È pazzesco.